Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Balarm SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Balarm? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Balarm durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Balarm? Balarm ha un farmaco a base del principio attivo amlodipina basilato, appartenente alla categoria degli antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Balarm può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Balarm 10 mg 14 compresse, Balarm 5 mg 28 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: amlodipina basilato. Gruppo terapeutico: antianginosi, antipertensivi calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: ipertensione, angina pectoris cronica stabile, angina conseguente a vasospasmo, angina di Prinzmetal. Posologia adulti. Sia per l'ipertensione che per l'angina, la dose iniziale consigliata è di 5 mg di amlodipina una volta al DA. Questa dose può essere portata a 10 mg/d a seconda della risposta individuale. Nei pazienti ipertesi, Balarm è stato usato in associazione con diuretici tiazidici, alfa-bloccanti, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Nei pazienti con angina, Balarm può essere usato in monoterapia o in associazione con altri farmaci antianginosi, nei casi di angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti a dosaggi adeguati. Non sono richiesti adattamenti del dosaggio in caso di somministrazione concomitante di diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Bambini e adolescenti affetti da ipertensione di età compresa tra i 6 anni ai 17 anni. La dose orale antiipertensiva raccomandata nei pazienti pediatrici dai 6 ai 17 anni di età è di 2,5 mg in monosomministrazione giornaliera come dose iniziale, aumentabile a 5 mg in monosomministrazione giornaliera se non vengono raggiunti i valori pressori raccomandati dopo 4 settimane. Nei pazienti pediatrici non sono state studiate dosi superiori a 5 mg/d. Vedere paragrafo 5.1 e paragrafo 5.2. Non è possibile somministrare dosi di amlodipina 2,5 mg con questo prodotto. Bambini di età inferiore ai 6 anni. Non ci sono dati disponibili. Anziani. Amlodipina usata a dosaggi analoghi in pazienti anziani e giovani è ugualmente ben tollerata. Nei pazienti anziani si raccomandano i dosaggi normalmente utilizzati, ma l'aumento di dosaggio va considerato con cautela, vedere paragrafi 4 e 5.2. Insufficienza epatica. Non sono stati stabiliti dosaggi specifici per pazienti con insufficienza epatica da lieve a moderata. Pertanto la scelta del dosaggio deve essere effettuata con cautela e si deve partire dal dosaggio più basso, vedere paragrafi 4 e 5.2. La farmacocinetica di amlodipina non è stata studiata nell'insufficienza epatica grave. Nei pazienti con insufficienza epatica grave, il trattamento con amlodipina deve essere iniziato con il dosaggio più basso, seguito da un graduale aggiustamento del dosaggio. Insufficienza renale. Il grado di compromissione renale non è correlato a variazioni delle concentrazioni plasmatiche di amlodipina, quindi il farmaco può essere usato ai dosaggi normali in questa categoria di pazienti. Amlodipina non è dializzabile.
Metodo di somministrazione: compresse per somministrazione orale. Controindicazioni: amlodipina controindicata nei pazienti con ipersensibilità ad amlodipina, ai derivati delle diidropiridine o ad un qualsiasi degli eccipienti. Ipotensione grave, shock, incluso shock cardiogeno, ostruzione del flusso ventricolare sinistro, esempio stenosi aortica di grado elevato, insufficienza cardiaca con instabilità emodinamica dopo infarto acuto del miocardio. Mancano dati sperimentali sulla sicurezza di impiego del prodotto durante la gravidanza, l'allattamento è al di sotto dei 6 anni di età. In tali condizioni, il farmaco è controindicato, vedi paragrafo 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La sicurezza e l'efficacia di amlodipina durante crisi ipertensive non sono state valutate. Pazienti con insufficienza cardiaca. I pazienti con insufficienza cardiaca devono essere trattati con cautela. In uno studio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri medicinali su amlodipina. Inibitori del CYP3A4. L'uso concomitante di amlodipina con inibitori del CYP3A4 potenti o moderati, inibitori della proteasi, antifungini azolici, macrolidi quali eritromicina o claritromicina. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Balarm. insieme ad altri farmaci come Aeroslifadina Euro, Aeroslifadera Euro, Aeroslifina Euro, Aeroslifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Balarm durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Balarm durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e la sicurezza di amlodipina durante la gravidanza non è stata stabilita. Negli studi sugli animali sono stati osservati effetti di tossicità riproduttiva in seguito a somministrazione di dosi elevate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Amlodipina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse riportate più comunemente durante il trattamento con amlodipina sono state sonnolenza, capogiri, cefalea, palpitazioni, vampate di calore, dolore addominale, nausea, gonfiore alle. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza nei casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio con amlodipina si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistematica fino ad includere casi di shock ad esito fatale. Trattamento. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio da amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego. La somministrazione per via endovenosa di gluconato di calcio può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legata alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Bloccanti dei canali del calcio, bloccanti selettivi dei canali del calcio con prevalente effetto vascolare. Codici ATC.
C08K01 amlodipina ha un inibitore dell'afflusso degli ioni di calcio appartenente, proprietà farmacocinetiche, assorbimento, distribuzione, legame con le proteine plasmatiche. Dopo assunzione orale di dosi terapeutiche, amlodipina viene assorbita in modo graduale, con livelli di picco plasmatico entro le 6-12 ore dalla somministrazione. Dati preclinici di sicurezza, tossicologia riproduttiva, studi sulla riproduzione in ratti e topi hanno mostrato parto ritardato, travaglio prolungato e ridotta sopravvivenza dei neonati a dosaggi circa 50 volte superiori rispetto alla dose massima. Elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido sodio glicolato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Balarm a base di amlodipina basilato sono Abis, Almidis, amlodipina ABC, compressa, amlodipina Accord, amlodipina Almus, amlodipina Alter, amlodipina Risto, amlodipina Aurobindo, amlodipina Doc generici, amlodipina EG, amlodipina Epifarma, amlodipina FG, amlodipina GIT, amlodipina Exalag, amlodipina Creca, amlodipina Milan, amlodipina Pensa, amlodipina RKG, amlodipina Sandoz, amlodipina SA, amlodipina Technigen, amlodipina Teva Italia, amlodipina Zentiva Italia, Amlopol, Antacal, Balarm, Crudipin, Losedin, Natam, Norvasc, Pressac. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.